Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Stefano Cerutti e sul mio canale YouTube Frame per Second pubblico video di varie attività che mi piace svolgere, principalmente all'aria aperta ed escursioni in montagna. In questo video voglio parlarvi di un'incredibile escursione che ho fatto nel lontano 2013 quando ho attraversato il Grand Canyon da nord a sud. Dovete sapere che nel 2013 ho coronato un sogno che inseguivo da 3 anni, quando con alcuni amici, dopo aver mangiato un panino al McDonald's, ci siamo guardati e ci siamo detti che bello sarebbe compiere il coast to coast in macchina negli Stati Uniti. Fu così che da quel momento iniziai a risparmiare e mettere da parte i soldi per poter compiere quello che poi sarebbe stato il viaggio più incredibile della mia vita. E il 3 agosto 2013 finalmente prendemmo l'aereo che da Milano ci avrebbe portato a Miami, dove avremmo noleggiato una macchina che ci avrebbe poi portato a San Francisco in 31 giorni per coronare il nostro American Dream. Ebbene, è stato proprio durante questo incredibile viaggio che abbiamo programmato il nostro trekking all'interno del Grand Canyon. Non ricordo esattamente come è nata l'idea di camminare nel Grand Canyon. All'epoca io non ero ancora un camminatore, non mi piaceva andare in montagna, ma mi piaceva già smanettare su internet e su Google Maps per scoprire un po' i posti attraverso appunto il web. Ricordo che proprio mentre stavo cercando informazioni inerenti al Grand Canyon vidi che dalla mappa che era possibile percorrere dei sentieri al suo interno, cosa che fino a quel momento non pensavo fosse possibile. Così mi informai meglio e scoprì che effettivamente all'interno del Grand Canyon c'erano una miriade di sentieri percorribili, ma noi ovviamente ci concentrammo sul sentiero più famoso e quello più percorso forse all'interno del canyon, che è il Rim to Rim, letteralmente dal bordo nord del Grand Canyon fino al bordo sud, con la notte al campeggio situato vicino al fiume Colorado. Ovviamente per poter pernottare in tenda all'interno del Parco Nazionale del Grand Canyon bisogna chiedere dei permessi e nel 2013 il permesso bisognava inviarlo rigorosamente via fax ai ranger del parco. Fu così che mi feci aiutare da mia sorella, che aveva appena fatto un anno di studi in America, per scrivere la lettera ai ranger del parco, dove gli dicevamo appunto che eravamo escursionisti esperti, che spesso andavamo a camminare per le Alpi e passare le notti in tenda, che sapevamo cosa stavamo andando incontro, insomma per rassicurarli sul fatto che noi fossimo esperti e fossimo consci di quello che avremmo fatto nel Grand Canyon. A dirla tutta era più una cosa formale per togliersi dalle responsabilità piuttosto che altro, perché poi come vedremo successivamente i sentieri all'interno del Grand Canyon, principalmente quello che abbiamo percorso noi, era una vera e propria autostrada e non c'era pericolo di alcun tipo se non del caldo e del meteo. A gennaio 2013 quindi inviai questo fax al ranger del parco e dopo 2 o 3 mesi mi fu recapitato direttamente a casa il permesso in originale che ci permetteva appunto di campeggiare sul fondo del canyon. Già da quel momento l'adrenalina era 1000, anche perché insieme al permesso arrivarono alcuni diepli antinfiammativi dove si cominciava a capire e a toccare con mano che effettivamente quello che volevamo era fattibile e l'avremmo poi fatto. E da quel momento iniziai appunto ad andare a camminare con i miei compagni di viaggio in preparazione proprio del Grand Canyon. Ed è da lì appunto che iniziò la mia passione, il mio amore per l'escursione in montagna. Il Grand Canyon è un'enorme gola scavata nel corso di miliardi di anni dal fiume Colorado ed è larga da est a ovest più di 400 km, mentre da nord a sud la larghezza varia da 500 metri fino a 30 km circa. Come detto prima, noi abbiamo percorso il sentiero più classico, la traversata più classica che si può compiere all'interno del Grand Canyon, che è il Rim to Rim da nord a sud, con notte vicino al fiume Colorado al Bright Angel Campground. Il percorso si sviluppa in 2 parti. Il primo giorno sono circa 21 km dal Nord Rim fino al campeggio vicino al fiume Colorado ed è tutto in leggera discesa, mentre il secondo giorno sono circa 15-16 km ed è tutto in salita fino a raggiungere il South Rim Visitor Center, per un totale di circa 1500 metri di dislivello il primo giorno in discesa
e altri 1500 circa il secondo giorno in salita. Fatte queste doverose premesse, passiamo dunque al racconto della nostra avventura. Il nostro primo incontro col Grand Canyon è stato sabato 17 agosto, quando al termine di una magnifica giornata dove avevamo visitato già il Bryce Canyon National Park e l'Horseshoe Bend nei pressi di Page, abbiamo preso la macchina al crepuscolo e siamo arrivati all'entrata est del Grand Canyon, dove c'è appunto il Desert Viewpoint e dove abbiamo scattato questa bellissima foto. Ricordo benissimo il commento del Mila che, vedendo proprio il Grand Canyon per la prima volta, esclamò una frase del tipo "che buco", che è proprio la frase che rende l'idea appieno di quello che si prova quando si vede per la prima volta una meraviglia di questo tipo. Quello stesso giorno poi prendemmo la macchina e arrivammo intorno alle 10 di sera nei pressi di Tusayan e spendemmo la notte all'interno del Grand Hotel di Tusayan. Il nostro piano prevedeva di lasciare la macchina all'ingresso sud del Grand Canyon e prendere un pulmino che ci avrebbe portato all'ingresso nord e da lì compiere poi la traversata. Quindi domenica 18 agosto ci svegliamo, facciamo colazione e poi intorno all'ora di pranzo io presi la macchina e andai al Sud Rim Visitor Center, dove parlai con dei ranger e gli diedi appunto il nostro permesso di pernottamento e confermai la nostra presenza appunto all'interno del parco nei successivi 2 giorni. Dopodiché sono tornato all'hotel a prendere i ragazzi, abbiamo fatto gli zaini e insieme in macchina ci siamo recati nuovamente all'ingresso sud, dove abbiamo parcheggiato e con un pulmino pagato mi sembra $80 a testa, un viaggio di 4 ore che ci avrebbe portato al Nord Rim Visitor Center. Già dalla macchina abbiamo potuto vedere come il paesaggio dall'ingresso sud all'ingresso nord cambiava completamente. Il deserto piano piano ha lasciato spazio a immense foreste e abbiamo visto anche i bufali per la prima volta dal vivo nei pressi del Nord Rim Visitor Center. Il Nord Rim Visitor Center è uno degli ingressi meno frequentati del Grand Canyon, ma non per questo meno bello degli altri. Anzi, proprio la pace e la tranquillità che abbiamo vissuto quella sera, prima della nostra grande camminata, è uno dei ricordi più belli che mi sono rimasti impressi di questa avventura. Al Nord Rim Visitor Center è presente una struttura principale dove c'è un ristorante e un punto informazioni e poi diversi lodge, diverse baitine di legno che si possono affittare per dormire. Questa appunto è la vista che si ha dalla terrazza panoramica del ristorante e questa invece era la casa che abbiamo affittato per la nostra notte. La sera l'abbiamo trascorsa sulla terrazza di questa baitina ad assaporare un po' l'area del Grand Canyon e l'eccitazione iniziava a salire notevolmente. Siamo dunque al lunedì 19 agosto, il giorno della nostra partenza della traversata del Grand Canyon questa è una delle foto che abbiamo scattato prima della partenza. Come vedete l'abbigliamento era proprio da completi inesperti di escursionismo, ma poi alla fine non è cambiato un granché anche perché il sentiero era abbastanza semplice, anche se un pochino lungo effettivamente. E per il racconto di questa escursione voglio aiutarmi un attimo con la descrizione del diario che io tenevo giornalmente durante il corso e quindi andiamo a leggere un po' le righe scritto inerenti a questo giorno proprio dal diario.
Lunedì 19 agosto, 17° giorno di questo corso. Oggi è il grande giorno, l'inizio del nostro Rim to Rim, ovvero la traversata del Grand Canyon dall'ingresso nord, meno turistico e più selvaggio, all'ingresso sud, l'ingresso più frequentato dai visitatori. La traversata è organizzata in 2 tappe. Partiamo dall'ingresso del sentiero North Kaibab Trail alle 6 circa del mattino. Il sentiero scende subito bruscamente tra le scogliere del canyon, attraversando diverse tipologie di rocce, piante e animali. I primi chilometri sono tutti in discesa e visto l'alzarsi del sole ne approfitto per scattare un po' di foto. Dopo circa 10 km si arriva al primo campeggio sul fondo del canyon, il Cottonwood. Qua ci riposiamo qualche minuto, riempiamo le borracce e poi ci rimettiamo in marcia verso il nostro campeggio, il Bright Angel, ancora 12 km di cammino. La strada si fa abbastanza pianeggiante e passa dapprima in mezzo ad enormi prati di cactus e piante grasse, sotto il sole che ormai inizia a scaldare. L'ultima parte attraversa una crepa del Grand Canyon. Sono i 5 o 6 km più lunghi della giornata. La fatica ormai è già tanta ed il paesaggio, nonostante sia affascinante, sembra prenderci in giro. Le scogliere si susseguono curva dopo curva, senza dare un riferimento visivo della nostra meta. Marco e Mila probabilmente saranno già arrivati da un pezzo, mentre Cero ed io, a testa bassa, teniamo duro e continuiamo imperterriti. Infatti, più o meno a metà della nostra camminata abbiamo deciso di dividerci. Marco e Mila hanno deciso di andare un pochino più spediti per raggiungere prima la nostra meta, anche perché Marco aveva la febbre, quindi non stava tanto bene, mentre io e Cero ce la siamo presi un po' più con calma e ci siamo fatti la nostra seconda metà di camminata insieme. Finalmente arriviamo, dopo quasi 6 ore di cammino, accaldati e stanchi. Ci accampiamo al nostro campeggio, ma prima beviamo una bella limonata fresca al baretto del Phantom Ranch. Dopo un paio d'ore doverose per riprenderci, ci accorgiamo che sono solo le 14 e non siamo organizzati con i vari passatempi. Quindi ci immergiamo un paio di volte nel torrentello che costeggia il campeggio e che dopo qualche centinaio di metri si immette nel fiume Colorado. L'acqua, nonostante sia un fiume di montagna, non è troppo fredda e ne approfittiamo per rinfrescarci per bene, insieme anche all'immancabile bottiglia di Jägermeister. In serata torniamo al bar del Phantom Ranch, a circa 500 metri dal nostro campeggio, e beviamo una birretta marchiata Grand Canyon e mangiamo qualche barretta energetica, che fu la nostra unica fonte di cibo, visto che la cena l'avremmo dovuta prenotare per tempo. Infatti al Phantom Ranch noi non lo sapevamo, ma era possibile anche prenotare la cena qualche giorno prima per averla poi calda alla sera del nostro campeggio. Ma devo dire che è andato meglio così, perché avere la cena in un luogo del genere mi sembrava di togliere un po' di avventura a tutta questa situazione. Inoltre, prima della cena, ne abbiamo approfittato per andare a fare un giro di perlustrazione sul fiume Colorado. Ci siamo recati nella spiaggetta vicino al nostro campeggio, dove appunto si vede il fiume Colorado. Abbiamo messo i piedi a mollo ed è stato emozionante. L'acqua era gelida, marrone, proprio dovuta alle rocce che il Grand Canyon scava e trasporta nelle sue acque, e la corrente era visibile proprio ad occhio nudo in lontananza. Colorado River. Cosa? Salutate. Guarda lui, che l'arriva. Già c'è una bella corrente. E le domani da là? Siamo al Bright Angel Campground dopo 6 ore di camminata. Il tempo non promette nulla di buono per questa notte. Là è dove dobbiamo arrivare domani pomeriggio. Fino là!
Visto? Fino là. Fammi vedere la sabbia. Vai! Qua io e Ciro siamo andati a fare un giro di perlustrazione sui due ponti che si possono percorrere per attraversare il Colorado, il Silver Bridge e il Black Bridge, che poi portano su due sentieri diversi che arrivano entrambi nei pressi del South Rim Visitor Center. Poi, dopodiché siamo tornati al nostro campeggio, abbiamo montato la tenda e ci siamo sistemati per la notte. Durante la nottata in tenda ci svegliamo verso le 4:30, sistemiamo gli zaini, rimpacchettiamo la tenda e partiamo. Questa volta ci tocca l'ascesa al South Rim, 16 km con circa 1500 metri di dislivello sotto il sole. Dopo pochi minuti passati camminando quasi al buio, il sole sorge e la luce irrompe nel Grand Canyon. Passiamo sul ponte del Colorado River. Il Colorado è un fiume maestoso. Non è larghissimo, ma il suo colore marrone, dovuto alle rocce che lo contornano, e la sua corrente impetuosa, visibile ad occhio nudo, lo rendono affascinante. Dopo aver passato il Colorado, imbocchiamo il Bright Angel Trail, che ci porterà fino al South Rim. La strada inizia subito a salire. Ciro, Mila e Marco settano il navigatore in direzione South Rim. Io invece me la prendo con più calma e mi godo il paesaggio il più possibile. Dopo la prima salita, tutta su terra o sabbia, a grossi gradini, la fatica inizia già a farsi sentire. Per fortuna non fa caldissimo, gran parte del sentiero infatti è all'ombra, ma a circa 3 km dal primo rifornimento d'acqua ne rimango sprovvisto e vi assicuro che non è stato bello. Per fortuna sulla via incontro una coppia di americani del Colorado che mi offrono gentilmente da bere. Grazie a loro riprendo a camminare ed arrivo al primo ristoro, il campeggio Indian Garden. Questo campeggio è molto bello, con piante alte ed un torrente che scorre a fianco al campeggio. Dopo aver mangiato qualcosa e riempito la borraccia, mi rimetto in viaggio. Dall'Indian Garden alla vetta mancano circa 9 km, i più duri, quelli col dislivello maggiore. Anche se i miei compagni di viaggio ormai sono lontani, per la via incontro numerose persone disposte a scambiare quattro chiacchiere. Tra i tanti incontro anche un tipo strano, un ranger, o almeno credo, con una pipa in bocca, baffoni lunghi, che sbiascicava il peggiore inglese mai ascoltato in vita mia. Dopo di lui arrivo a raggiungere i ragazzi che avevano dormito accanto alla nostra piazzola la sera prima. Ma il migliore rimane il loro babbo, un signore che avrà avuto sì e no 50 anni, pacatissimo e con il quale instauro una sorta di gara per il canyon. Le nostre strade andavano per conto loro, ma ad ogni sosta che facevo io, lui mi recuperava e superava, per poi farsi risuperare poco dopo da me, quando anche lui si accasciava per una pausa. A circa 5 km dalla fine, la natura dell'Indian Garden ci lascia, per far spazio all'imponente scogliera del South Rim. Una montagna di roccia altissima, che ogni volta che alzavi lo sguardo sembrava non diminuire mai. Questi ultimi chilometri sono stati veramente difficili. Fisicamente le gambe non rispondevano più, ma fortunatamente la gente disposta a parlare non è mai mancata. E così incontro una famiglia di Milano, poi due spagnoli che erano fermi ad una casetta di sosta ed infine, come di consueto, il babbo dei due ragazzi. Grazie a loro arrivo a circa 3 km dalla vetta. La salita non accenna a diminuire e ormai la mia traiettoria va a zig-zag su per il sentiero, immerso in un bagno di sudore. Quindi mi fermo su di una roccia all'ombra e scambio qualche parola con una ragazza ranger, la quale mi spiega un po' della sua vita e della sua carriera da ranger. Le chiedo una foto con il panorama alle mie spalle, la saluto, raccolgo le ultime energie rimaste ed arrivo finalmente alla cima. La traversata è compiuta. Alla fine, pensando di essere da solo, mi metto a sorridere ed esultare come un cretino. Peccato che sulla ringhiera appena sopra mi osservo una simpatica vecchietta americana,
la quale mi osserva e mi chiede da dove arrivavo, e quando le ho detto del Rim to Rim si congratula con me e con un sorriso a qualche dente mi dice che anni fa anche lei l'aveva fatto e che sa cosa stavo provando in quel momento. Arrivato in cima mi siedo un po' a riposare sulla prima panchina che trovo. Levo finalmente lo zaino e sento chiaramente le mie spalle gioire per questo gesto. Dopodiché vado a cercare gli altri ragazzi. Loro erano già su da un paio d'ore. Andiamo a mangiare un panino e poi ci rimettiamo in macchina, raccontandoci di come avevamo vissuto questa esperienza. Per me assolutamente impareggiabile. Wow, rileggere questo diario devo dire che mi fa tornare in mente delle bellissime emozioni, dei bellissimi ricordi e niente, è stata la mia prima vera esperienza escursionistica, diciamo così, di più giorni in una montagna, in un parco naturale in questo caso, e ho dei ricordi veramente bellissimi. Diciamo che se lo dovessi fare adesso lo vivrei in un'altra maniera, probabilmente sono più conscio anche di quello che posso fare, l'attrezzatura che posso portare per godermi anche un po' di più la giornata, però è stato bello proprio per questo, perché eravamo quasi completamente inesperti e tutto quello che arrivava era nuovo, era da accogliere così come veniva, ed è per questo che abbiamo vissuto queste emozioni così uniche. Ebbene, questa era la mia esperienza del Grand Canyon nel 2013. Adesso non so, magari le cose sono anche cambiate riguardo i permessi, il fatto di poter o non poter dormire sul fondo, i sentieri, eccetera. Però tant'è, questo era 7 anni fa ormai. E niente, se vi capita di andare negli Stati Uniti, ovviamente la tappa nel Grand Canyon è obbligatoria. Solitamente tutte le escursioni organizzate, i vari tour vi portano al South Rim Visitor Center, che è un po' il punto, il crocevia principale di tutti i visitatori del Grand Canyon, ma se potete andate a fare uno di questi sentieri, non dico 2 giorni, non dico il Rim to Rim, che è anche difficile da organizzare, già che se si fa un viaggio negli Stati Uniti solitamente si hanno pochi giorni a disposizione, però dal South Rim Visitor Center ci sono questi sentieri che scendono nel canyon, magari percorrete anche solo 2 km giusto per assaporare questa meraviglia del mondo da un altro punto di vista. Con queste belle immagini chiudiamo questo video, vi ringrazio per avermi seguito e averlo guardato. Mi spiace solo che non ho molte clip e video da mostrarvi, perché in quei tempi ancora non mi piaceva filmare, non mi piaceva la fotografia. E niente, se vi è piaciuto questo nuovo format un po' raccontato, fatemelo sapere nei commenti. Eventualmente ho anche un'altra storia molto bella riguardante un'altra escursione nel Grand Canyon National Park che ho fatto però l'anno successivo insieme a un mio collega. Se volete anche che vi racconto proprio tutto il viaggio, tutto il cost to cost, se pensate possa essere interessante, lo posso fare più o meno alla stessa maniera, sempre aiutandomi con il mio diario di bordo che conservo gelosamente nell'armadio del salotto, e ogni tanto me lo rileggo e lo sfoglio per riassaporare ancora quei momenti bellissimi di quel viaggio. Detto questo vi saluto, se volete iscrivetevi al canale e commentate, magari lasciando un commento di alcune vostre esperienze che avete fatto all'interno di parchi naturali americani oppure in qualsiasi altra parte del mondo, e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao ciao!